Ciao, eccoci qui, ancora una volta, 11° episodio di Pistole Scariche. Oggi è lunedì 13 marzo 2023, spero che il tuo weekend sia andato bene e come sempre prima di iniziare ti ricordo che hai la possibilità, qualora tu non lo faccia già, di seguirmi sui miei canali social come Instagram e Facebook. Mi trovi ovviamente sotto il mio nome Ivan Millozzi e chiaramente puoi seguire, commentare, condividere e dare opinioni e idee anche tramite le piattaforme da cui stai ascoltando questo podcast, che sono chiaramente Spotify, Amazon Music, Anchor, Apple Podcasts e a brevissimo anche chiaramente YouTube. Ad ogni modo, io aspetto i tuoi commenti e le tue opinioni tramite messaggi. Tutto quello che vuoi è sempre ben accetto e mi fa sempre molto piacere vedere che mi segui. Dunque, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con una situazione che ancora verte in posizioni negative, ovvero ci sono state delle condanne chiaramente per mio padre in relazione alla falsificazione dei titoli di Stato, in quanto ha lavorato per diverso tempo con delle licenze non solo che ha ottenuto in maniera per così dire oscura, ma che non avrebbero dovuto ovviamente lavorare su Roma. Dopodiché, nel tentativo di recuperare la situazione, propone delle idee, delle nuove idee di business, in parte a delle brave persone, in gran parte purtroppo a dei contatti che in qualche modo in vita sua ha sempre mantenuto e che si sono ovviamente rivelati dei strozzini. Succede purtroppo che le cose vanno male, gli investimenti ovviamente non vanno a buon fine, perde altri soldi, verrà coinvolto ovviamente o meglio sopraffatto dalla situazione che egli stesso si è creato e verremo sopraffatti tutti noi, tutta la famiglia, da questa situazione di fortissimi debiti che incombe su di noi. E per cercare di salvare il salvabile si schiererà, anche perché non ha molte altre possibilità, si schiererà dalla parte della legge con gli investigatori, con gli inquirenti, per poter incastrare gli strozzini che lui stesso ha tirato nel business. Ci riuscirà, le cose finalmente, dopo anni di presenza, di minacce, di torture, sia fisiche che psicologiche, finiscono e quindi iniziamo a, per così dire, respirare di nuovo, anche se respirare non è, perché alla fine di questi percorsi giudiziari, per così dire, mio padre è comunque una persona che viene giudicata in merito all'accaduto, in merito agli ultimi accaduti, ma è già di per sé anche un pregiudicato, quindi non ottiene effettivamente nessun tipo di vantaggio rispetto ai crimini, agli illeciti che ha già compiuto in passato, e a questi si vanno ad aggiungere altre problematiche legate agli ultimi legami affaristici che ha avuto, per così dire. L'unica nota positiva in tutto questo sarà il fatto che finalmente quella parvenza di malavita per lui dentro casa mia e anche le sue frequentazioni finalmente svaniranno, in quanto ha contribuito ad allontanarle, a farle condannare. Come già ti dicevo nell'episodio precedente, non so poi effettivamente quanto queste persone abbiano pagato, per quanto tempo e come, ma sicuramente delle condanne ci sono state. Bene, diciamo che in qualche modo, anche se non privi di debiti e quindi comunque
ancora e di nuovo senza soldi, la vita cambia ancora. Si cerca di proseguire a questo punto su una strada nuova. Sfortunatamente c'è ormai buona parte della famiglia che ha fatto terra bruciata intorno ai miei genitori, anche qualche amicizia. Quelli che in qualche modo rimangono e con i quali in parte giustamente c'è un rapporto duro sono sicuramente Vanna, mia nonna materna, che ha sempre condannato le decisioni e l'atteggiamento sia di mio padre che della propria figlia, di mia madre, condannate duramente, ma pur sempre, soprattutto mia madre, pur sempre parente, soprattutto noi, pur sempre nipoti. Mia nonna era una persona, io credo, la donna più forte che abbia mai incontrato. Era una donna coriacea, integerrima, corretta, rispettosa. Non una donna che non abbia mai avuto difficoltà, ma che sicuramente ha sempre saputo come fronteggiare le difficoltà, come porsi di fronte ad un problema. Era una donna che all'apparenza poteva sembrare corrucciata, quasi sempre arrabbiata. In realtà era semplicemente una sua espressione, perché era una donna, oltre che di grandissima forza, di grandissimo cuore. D'altra parte, se dall'inizio di questa storia ti dico che questa è una storia di donne, non lo faccio casualmente, perché a partire da Maria, che è una donna che ha in qualche modo, anche se non potremo mai esserne sicuri, determinato la vita di Franco e Toni con le sue decisioni. Ci sono poi sicuramente mia nonna Wanda, che è tra quelle donne di questa storia che hanno retto benissimo a tutti i colpi che hanno ricevuto nella loro vita, e poi anche a causa ovviamente di mio padre. E poi c'è chiaramente mia madre, che è l'altra donna fortissima e con le palle, che è stata il collante di tutti noi per oltre 30 anni. Chissà, se non ci fossero state mia nonna e mia madre, dove saremmo oggi, io e i miei fratelli. Con le conoscenze e l'amicizia di mio padre sarebbe stato semplicissimo oggi essere altrove, chissà dove, e frequentare non so chi, onestamente. Ad ogni modo, ti dicevo che mia nonna Wanda fu durissima, giustamente, rispetto alle decisioni e alle azioni sia di mio padre che di mia madre. Spesso vedemmo fortissime discussioni, vivemmo dei pianti profondi da parte di entrambe le donne, mia madre e mia nonna. Perché? Perché non c'era niente e servivano soldi. Non ti nascondo che nella sua grande determinazione, nella sua grande durezza, in quelle poche occasioni in cui mia nonna poteva incontrare per strada mio padre, di certo non gliele mandava a dire. In un'occasione sicuramente, ma forse anche due, lo riconobbe camminare dall'altra parte del marciapiede. Forse era lui stesso ad aver cambiato strada, perché era così, come ti ho detto, non era un coraggioso e sapeva benissimo quello che aveva fatto e a chi. C'erano ormai molti momenti dopo la chiusura delle condanne, diciamo dagli anni 2000 in poi, in cui non voleva, o forse per meglio dire si vergognava di uscire di casa, ma per dirla tutta forse aveva paura di uscire di casa per paura delle persone che avrebbe potuto incontrare, perché comunque ricorda sempre che sì, gli strozzini avevano perso soldi, ma c'erano anche in giro sempre il famoso fornaio e il famoso benzinaio che avevano perso soldi e dai quali mio padre non si è fatto più vedere. Anche queste erano grandi paure. Cercava di far uscire noi anche per comprare le sigarette in quel periodo. E quando, diciamo,
chissà per quale ragione uscii di casa, forse proprio per il giornale, per le sigarette, e mia nonna lo vide dopo anni che covava tensione. Beh, non poté fare a meno di fermarlo e dirgliene forse più di 4. Ora, non so esattamente cosa gli disse, ma posso dirti che tornò a casa teso, scosso, questo sicuramente. Ebbene, c'erano dei timori, come ti dicevo, ad uscire di casa e delle tensioni, perché comunque c'erano delle persone con cui continuava a fare anche piccoli debiti, che potevano essere il tabaccaio, il giornalaio, a cui diceva passerà qualcuno, ripasso, ripagherò. Anche su queste piccolissime cose, pur di avere, soprattutto per quello che riguardava le sigarette, che sono una dipendenza, un vizio, pur di aver qualcosa faceva promesse e poi spariva. Era la sua tattica, a noi purtroppo non nuova. E questo, come ormai avrai capito nella sua vita, questo mentire cronico portò tantissimi problemi. Bene, per quello che riguarda il nostro nuovo inizio, intendo mio e dei miei fratelli, ormai da anni Alessandro e Simone hanno iniziato a fare quello che possono, per lavorare, per avere una propria indipendenza, perché comunque in questa situazione che ti ho appena descritto, che ti sto descrivendo e che ancora stiamo vivendo, non c'era una situazione, una condizione in cui i miei genitori potessero effettivamente mantenere tutti i nostri passatempi, vizi, divertimenti, immaginali e chiamali come vuoi. Quindi c'era la necessità di iniziare a lavorare molto giovani. I miei fratelli hanno iniziato a lavorare all'età di 14 o 15 anni, nelle pause estive dalla scuola, per pagarsi appunto le proprie vacanze, i propri divertimenti, il tempo con gli amici e, non ultimo, e questa fu una decisione molto importante, contribuire alle spese familiari, alle spese di casa e a tutto quello che poteva servire. Ci sono voluti molti anni prima che tutti e tre fossimo nella condizione, dopo aver iniziato a lavorare presto, di poter mettere da parte qualcosa effettivamente per noi. Simone iniziò poi, verso i 18 anni, la sua carriera di fotografo nei villaggi turistici, che andò molto bene e durò anche molti anni. In realtà è un po' una strada che non ha mai lasciato effettivamente neanche oggi, ma ancor prima fece i lavori più disparati, dal volantinaggio a lavorare in una pompa di benzina. Stessa cosa valeva per Alessandro. Hanno consegnato il pane per un forno, alzandosi molto presto la mattina. Questi sono tutti i vari lavori che hanno fatto negli anni e che sono sicuramente serviti, stati molto utili per contribuire alle spese familiari. Da quando poi Simone iniziò a lavorare nei villaggi turistici come fotografo, portò anche noi nel tempo a quel tipo di vita. Alessandro come animatore, io successivamente come fotografo, ma non prima dei miei 19 anni, e sia prima di quell'età che tra una stagione e l'altra, perché poi anch'io iniziai a farne diverse. Ho fatto il cameriere in un pub, in ristoranti, sono stato il portiere di uno stabile in un quartiere bene di Roma, sono stato uno steward in alcune manifestazioni e musei a Roma. Ho fatto anch'io del volantinaggio, insomma, di necessità virtù, e tutti quanti ci siamo adoperati per poter sopravvivere e contribuire alle esigenze della nostra famiglia. Era quello forse di lavorare nei villaggi turistici, consciamente o no, forse anche un modo di fuggire dalla situazione, almeno stagionalmente, periodicamente, essere lontani da una situazione triste, da una situazione difficile
per avvicinarci magari ad una situazione, seppur finta, più allegra, più vivace, più colorata, e comunque anche in una condizione in cui economicamente potevamo metterci in tasca forse qualcosa di più, sempre per contribuire alle esigenze familiari. Ecco, era forse un'idea, forse un po' più di un'idea che ci permetteva un minimo di relax mentale, che era sicuramente qualcosa di cui avevamo bisogno dopo anni di tensioni. Io tentai anche la strada universitaria per un periodo, ma avevo già comunque iniziato a lavorare. I miei genitori non potevano permettersi la retta universitaria in ogni caso. Avrei comunque dovuto lavorare, studiare e contribuire insieme a loro a pagare quello che sarebbe stato necessario, ma credo che, avendo già conosciuto l'indipendenza del lavoro, per così dire, i soldi in tasca, questo fu un'altra ragione che mi spinse più a lavorare che non a continuare gli studi all'università. Anche perché questa era una situazione in cui appunto contribuivamo tutti, tranne mio padre, che al momento arrancava e non trovava un lavoro, un po' a causa della terra bruciata che si era fatto intorno nel suo ambito, un po' perché temeva di uscire di casa. Sta di fatto però che cercherà a un certo punto altri lavori, non ci sono alternative. Dopo aver passato forse un periodo un po' di, per così dire, depressione a causa di tutto quello che gli è successo, che si è andato a cercare, se così vogliamo dire, a un certo punto sarà costretto, anche spronato, e forse anche un po' più che spronato da parte nostra e di mia madre, iniziò ad uscire di casa e a cercare qualcosa da fare. Riuscì lentamente e non senza fatica a riprendere un po' le orme del suo lavoro di sempre, quello del noleggio, tramite qualcuno di aziende e cooperative, qualche persona che chiuse un occhio per poterlo far lavorare, visto che ormai non era più nessuno, era in una situazione disperata. Avrebbe solo potuto lavorare, non avrebbe fatto comunque in nessun modo del male a nessuno. E quindi lavorò per delle aziende di NCC in cui lavorava semplicemente come autista, con macchine chiaramente non sue, e percepiva una paga relativa ai servizi che effettuava, che questi potessero essere un andata e ritorno da e per l'aeroporto, il più delle volte probabilmente era così, a semplicemente scarrozzare qualche persona più o meno importante per la città. È certo che non c'era più quell'entusiasmo, ormai c'era anche chiaramente un'età, se vogliamo, ma sicuramente c'era un entusiasmo diverso, che non era lo stesso che metteva lo stesso che aveva, lo stesso che ci metteva quando il lavoro era il suo, quando l'attività era la sua. Quindi sempre più o meno in questo ambito cercò di cambiare diversi lavori, tranne una piccola parentesi in cui anche lui si trovò a fare delle consegne per un forno in alcune scuole, mense, negozi, panetterie e via dicendo. Quello fu solo un periodo, però. D'altra parte mio padre una cosa sapeva fare senza problemi, che era guidare, e su questo nessuno poteva dire nulla. Se si trattava di guidare un mezzo, era sicuramente un lavoro che lui poteva fare. Certo, anche quello di far consegne non era proprio l'ideale, e quindi riuscì sempre a mantenere qualche piccolo, debole contatto con l'autonoleggio, e quindi prima riprese la sua attività con un facoltoso romano che non viveva a Roma, in realtà passava molto più tempo a Milano, ma quando era a Roma si fidava molto di mio padre, quindi riuscì a lavorare con una macchina, tra virgolette, in prestito, solo quando costui era a Roma, e richiedeva espressamente di mio padre, perché
ne apprezzava molto il servizio. Dopodiché, entrò a far parte di una piccola azienda, per così dire, un'azienda non poi così piccola, comunque con sede a Roma, un'azienda, di un costruttore campano, quindi, nell'ambito edilizio, e iniziò a fare effettivamente, l'autista personale di questo costruttore. Lo fece fino al 2009. Ora, finora non ho menzionato i rapporti che mio padre aveva con Tony, con mio zio. Beh, non li ho menzionati per il semplice fatto che negli anni, come ti ho detto, negli episodi precedenti, si sono pestati i piedi a vicenda molto spesso per ragioni varie. A volte per invidia, perché magari mio padre riusciva a fare o a prendere lavori che Tony non poteva prendere. Magari a volte perché c'erano dei coinvolgimenti da parte di Tony che non avrebbe dovuto perseguire. Altre volte perché chiaramente Tony era in grado di far cose che non poteva fare mio padre, al di là del fatto che mio padre fosse riuscito ad aprire una sua attività, ma alla fine, come vedi, non era nulla di reale, sfortunatamente. C'era però da un certo momento in poi un meccanismo di invidie anche tra le due famiglie, quindi noi inclusi, noi fratelli, noi cugini, che erano però delle cose principalmente messe in atto dalle bugie che sia Tony sia mio padre raccontavano alle rispettive famiglie, quindi era effettivamente un distacco, una distanza, un'antipatia, forse se vuoi, un'invidia anche in qualche caso, assolutamente ingiustificata, semplicemente perché non sapevi mai cosa raccontassero tra di loro e cosa raccontassero agli altri, entrambi, in quanto veramente bugiardi cronici. E quindi era sempre molto, molto, molto difficile riuscire a capire quale fosse la verità. Quindi tra loro il rapporto era comunque sempre molto altalenante, molto teso. Non sapevi mai cosa stessero facendo, se lo stessero facendo col cuore, per così dire, o se sotto ci fosse qualcosa e si stavano comunque sempre per fregare, principalmente soldi, ovviamente. Per poi avere cosa in mano? Un pugno di mosche. Niente, mai, nulla. Ad ogni modo, detto questo, mio padre a questo punto inizia a lavorare per questo costruttore, è il suo autista personale. Questo fino al fine del 2008. Nell'estate del 2008 io sto facendo ancora delle stagioni, quindi lavoro ancora come fotografo, sto facendo la stagione al mare, sono appunto è estate come ti dicevo, e vengo a sapere che mio padre inizia a faticare un pochino durante le sue giornate di lavoro, portando anche dei piccoli pesi, facendo poche scale. Qualcosa non va, ma preferisce non fare controlli per il momento. Magari anche l'eccessivo caldo può creare problemi e lui iniziava ad essere, non così vecchio perché era intorno ai 60 anni. Qualcosa però quell'anno mi fa pensare che non era il caso di partire d'inverno. Decisi, per qualche ragione, di passare Natale e Capodanno con amici e famiglia, con i miei soprattutto. Con mia madre e mio padre erano entrambi qui a casa da soli, i miei fratelli non c'erano, quindi decisi di non partire per la stagione invernale. La decisione fu quella più giusta, perché fino a dopo le feste mio padre non volle, forse perché qualcosa sentiva già, non volle sottoporsi a nessun tipo di controllo a causa delle piccole debolezze e di qualche sintomo che aveva avvisato già dall'estate. Ma quando lo fa, siamo ai primi di gennaio del 2009, gli viene riscontrato un tumore con probabile origine renale o polmonare, ma non è
Non c'è dato sapere, non è chiaro perché purtroppo è già largamente metastatizzato. Farà da questo momento in poi avanti e indietro per ospedali, terapie, cure, controlli. Non arriverà mai purtroppo a potersi sottoporre alla chemioterapia. Ci lascerà il 3 marzo del 2009, il giorno dopo il mio compleanno, un giorno prima del suo, prima di compiere 62 anni. L'unica cosa che adesso, in questo momento, mi viene da dirti è che ha sicuramente vissuto gli ultimi anni con un grande, grande senso di rimorso e di rimpianti per quello soprattutto che non ha fatto, e intendo dire quello che non è riuscito a recuperare a causa dei suoi errori. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao.